Anime erranti dei defunti, spiriti della natura che dimorano nelle foreste e divinità. Esistono persone in grado di entrare in comunione con tutte queste entità e di esercitare poteri impensabili per un essere umano. Questi individui vengono chiamati sciamani. Dalle prime pagine di Shaman King. Il manga di cui andiamo a parlare oggi non è uno dei grandi shonen che hanno spopolato negli scorsi decenni con vendite fuori scala come Dragon Ball, One Piece o Naruto. Tuttavia è uno di quei manga che, pur avendo un anime non troppo fedele, almeno fino al nuovo adattamento di Netflix e pur non essendo troppo chiacchierato, è riuscito a crearsi una sua nicchia di appassionati. Oggi andremo a fare quella che possiamo definire a tutti gli effetti una retrospettiva di Shaman King, un manga per ragazzi che, credetemi, non ha nulla da invidiare ai titoli mainstream. Pubblicato tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, Shaman King è un manga per ragazzi scritto e disegnato da Hiroyuki Takei, che nella sua edizione definitiva arriverà a contare 35 volumi. Come molti fumetti di questo tipo e soprattutto di quel periodo, quest'opera prende a piene mani da manga del passato, in particolar modo da Dragon Ball, ma anche dalle bizzarre avventure di JoJo. Il manga, sin dai suoi primi volumi, si presenta come un'opera squisitamente classica con il giovane protagonista Yo Asakura, che, come andava di moda in quegli anni, ha un grande obiettivo da raggiungere, quello di diventare il re degli sciamani. Che cos'è uno sciamano? Come si diventa re degli sciamani? Tranquilli, una cosa per volta. Ovviamente, come in questo genere di storie, abbiamo anche un intero cast di personaggi principali e secondari per soddisfare ogni esigenza, dal rivale oscuro e distaccato a tutti quei nemici che, dopo essere stati sconfitti, seguiranno il protagonista nelle sue avventure. Se questo può sembrare banale, sappiate che sin da subito il manga dimostrerà di avere una forte personalità e un'impronta autoriale, trasformando personaggi e ruoli quasi stereotipati in qualcosa di nuovo, sovvertendo ogni aspettativa. Basta un'occhiata un po' più attenta per capire dopo tutto che Yo Asakura è tutt'altro che il solito protagonista shonen. Yo Asakura è uno sciamano, ovvero una persona che può vedere ed interagire con gli spiriti in diverse maniere, siano essi spiriti di defunti o qualcosa di più complesso come spiriti legati alle forze della natura. Possiamo definirlo una sorta di medium capace di vivere a metà tra i due mondi, ma questo vale tanto per lui quanto il resto del cast dei personaggi, amici e nemici, che dopo una parte introduttiva del manga, utile a presentare la maggior parte dei personaggi principali, vedrà tutti gli sciamani del mondo a competere in un grande torneo per decretare il re di tutti gli sciamani e ottenendo così la possibilità di realizzare qualsiasi desiderio. Quello che rende Yo un personaggio unico del suo genere è che egli non ha alcun interesse in quel titolo, né desideri o grandi sogni da seguire. Ciò a cui mira il giovane Asakura è una vita tranquilla e pacifica, fatta di piccoli ma importanti piaceri come ascoltare la musica o sentire il vento tra i capelli. È proprio questa sua calma stoica che lo porterà ad essere un faro e una speranza per tutti i suoi compagni ed amici. Yo non combatte da solo, ogni personaggio della storia viene affiancato da uno spirito custode. Nel caso del nostro protagonista avremo Amidamaru, un samurai vissuto secoli prima del nostro tempo. Questi spiriti in una fase iniziale si fonderanno con l'utilizzatore, ma con l'andare avanti nella serie potranno essere inseriti anche in oggetti. Nel caso di Yo avremo l'iconica katana, per esempio. Questo processo, detto Oversoul, permetterà agli spiriti di diventare parte del mondo materiale con forme e poteri unici. Yo e Amidamaru sono una squadra vincente, ma un'ombra oscura minaccia il giovane Asakura e l'intero mondo. Yo non è l'unico membro della famiglia Asakura che incontreremo nel corso della serie. Il suo gemello, Ao, accompagnato dal terribile Spirit of Fire, incarnazione stessa dell'elemento del fuoco. Ao è forse il personaggio più complesso dell'opera e uno di quei villain che si merita a tutti gli effetti un posto tra i grandi cattivi del manga per ragazzi. Ao non è soltanto il fratello gemello di Yo, ma è uno degli sciamani più potenti della storia, capace di reincarnarsi e tornare dalla morte. Il suo obiettivo? Diventare Shaman King e sterminare la razza umana per creare un mondo di soli sciamani. Per tutta la durata della serie, Ao sembra un avversario inarrivabile, troppo potente per essere sconfitto in una battaglia tradizionale. Come Yo, anche Ao trasuda di una calma serafica e una grande saggezza. Che lo scontro non sia l'unico modo per evitare la fine dell'umanità?
È doveroso anche menzionare il resto del cast, sia per quanto riguarda i protagonisti che gli antagonisti. Personaggi come Ren Tao, tenebroso e cupo rivale di Yo che ricorda un po' i vari Vegeta e Sasuke di turno. Con un carattere taciturno, il ragazzo è il primo villain della serie e si scontrerà con Yo in più occasioni prima di unirsi al gruppo dei protagonisti. La storia travagliata di Ren e della sua famiglia verranno esplorate nella primissima parte del manga e sarà impossibile non affezionarsi a lui e a sua sorella Jun. Abbiamo Ryu, un teppista dall'esagerato ciuffo alla Elvis ma dal cuore d'oro. Inizialmente un vero bullo, ma che con l'andare avanti della serie mostrerà al lettore quanto non si debba giudicare un libro dalla copertina, mostrando le 1000 sfaccettature di uno dei personaggi più belli dell'opera. Oro invece porta con sé tematiche ambientaliste. Il suo spirito, così come la tradizione sciamanica che segue, è fortemente legata alla natura e ci ricorda come vita, morte e natura siano intrinsecamente legate. Ci sarebbero davvero tanti personaggi di questo manga che meriterebbero un approfondimento. Ogni personaggio di Shaman King ha una filosofia unica ed è legato a diverse simbologie religiose. Ma come funziona lo Shaman Fight? Il torneo degli sciamani, dove potremo vedere tutti i personaggi in azione, si svolge attraverso una serie di fasi. Dopo una prova iniziale da parte della tribù dei Patch, dei personaggi a metà tra arbitri imparziali e indiani d'America, allo sciamano verrà affidato un Oracle Bell, una sorta di tablet da mettere al braccio che darà indicazioni ai personaggi sulle prove future. L'esame dei Patch è molto semplice, una battaglia 1 contro 1 con l'esaminatore in cui è necessario mettere a segno un singolo colpo entro il tempo limite. Questo serve agli esaminatori a verificare che i contendenti siano capaci di fare il minimo indispensabile per le battaglie future, in definitiva che siano in grado di effettuare l'Oversoul. La seconda fase è invece molto più interessante. Si tratta di 3 combattimenti 1 contro 1 con altri partecipanti. In questi 3 scontri è necessario ottenere almeno 2 vittorie per la fase successiva. Il fatto che ci possano essere delle sconfitte senza necessariamente essere eliminati dal torneo permette in questa fase di mettere i protagonisti gli uni contro gli altri senza escluderli dalla trama. Di questa fase eliminatoria, il mio scontro preferito è stato quello tra Yo e Fausto VIII, un negromante medico dalle 1000 risorse dal passato tragico e che riuscirà non solo a smuovere l'animo mite del protagonista, ma a costringerlo ad un'importante crescita personale. La battaglia si svolge oltretutto in un cimitero con alcune delle scene più horror di tutto il manga. Superate le eliminatorie, tutti i partecipanti sono chiamati a dirigersi nel villaggio della tribù dei Patch. La sfida è ardua e raggiungere una destinazione segreta e lontana è un compito non da poco. Per quanto in questa fase ci siano degli scontri, essi sono molto meno memorabili di quelli visti in precedenza, essendo più che altro schermaglie non risolutive. Il vero protagonista di questa parte del racconto è il viaggio, che servirà anche da allenamento per il gruppo di Yo, oltre che presentarci le altre forze in gioco come il gruppo di Ao e gli X-Laws, dei fanatici che vedono tutto in bianco e nero, i cui spiriti sono una fusione tra gli angeli cristiani e diversi modelli di automobili, senza dimenticare la loro misteriosa leader Iron Maiden Jen. Raggiunto il villaggio, la parte successiva del torneo sarà un ritorno sul campo di battaglia con team di 3 membri, dando quindi il via a combattimenti e strategie di gruppo. Questa fase è piena di momenti epici, tutti i nodi vengono al pettine, personaggi che cambiano fazioni e che tornano raccontandosi sempre di più. Questa fase è inutile dire essere piena di combattimenti incredibili, visti anche tutti i potenziamenti dei personaggi, ma se dovessi sceglierne uno preferito, opterei per la battaglia tra il team di Ao e i 3 membri degli X-Laws, in cui per la prima volta vediamo quanto Ao sia un avversario apparentemente inarrivabile. L'ultima fase del torneo, invece, parliamo di uno dei finali o comunque degli archi narrativi finali più discussi di sempre, con persone che odiano la conclusione di quest'opera, finale che è stato rimaneggiato persino dallo stesso autore dopo la pubblicazione. Se volete un'opinione senza spoiler, a me il finale del manga non dispiace. Certo, ci sono finali migliori, ma lo reputo una buona conclusione, capace di sovvertire molte aspettative. È un finale atipico? Assolutamente, ed è una conclusione che va metabolizzata, capita e compresa.
Shaman King, nei suoi oltre 30 volumi, è in definitiva uno di quei manga che consiglierei sempre, sia ai neofiti del medium, sia a tutti quegli appassionati alla ricerca di una lettura allo stesso tempo classica, ma anche capace di sorprendere. Sono genuinamente curioso di sapere quanti tra voi conoscano quest'opera, se l'avete conosciuta tramite l'anime classico con l'iconica sigla di Masini, se l'avete recuperata grazie a Netflix in tempi recenti, o se siete lettori del manga, o magari è la prima volta che ne sentite parlare proprio qui su Alkill. Detto questo, anche per oggi da Alkill è tutto e come sempre buona vita a tutti.